tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensione del filato Handy di casa Tessiland, ma prima di addentrarci vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi lascio il link in descrizione e vi rinnovo l'invito a seguirmi ed iscrivervi nel gruppo Facebook Le Croscettine di Sayubi Crochet per condividere con me e con tutte le altre ragazze che già sono all'interno le vostre creazioni. Detto questo, filato Handy, ve lo dico subito, spettacolare, nient'altro da dire, potrei concludere direttamente qua il video. Ma perché vi dico questo? Intanto perché sono una grande amante dei filati sottili, anche se richiedono tantissima pazienza e tantissimo lavoro per realizzare i progetti. In ogni caso, 41% cotone, 36% acrilico, 18% poliamide, 5% poliestere. Ci sono degli inserti in lurex che si vedono tranquillamente senza zoomare la telecamera, vedete? È un filato veramente meraviglioso, io me ne sono innamorata. Concepito per realizzare capi di abbigliamento ed inserti. Io ci ho realizzato un cardigan che vi lascio in sovraimpressione e ho realizzato anche una borsa per fare il completo. Rocche da 200 grammi per 1340 metri. Uncinetto di lavorazione consigliato dall'1,5 al 2, ma poi facciamo come ci pare, e ferri 2. Il filo, come vedete, è molto sottile, ma assolutamente favoloso quando poi andiamo a realizzare un pannello. Vi faccio vedere appunto un pannellino realizzato a maglia alta perché ci ho realizzato una splendida borsa. Chi se la ricorda? La round bag con l'Handy che andava a fare il paio con il cardigan punto granny, che naturalmente vi faccio passare in sovraimpressione per farvi vedere bene anche il punto granny come rende. Questa è una maglia alta classica, aumenti classici di lavorazione circolare che poi ho semplicemente cucito al set, vedete? E si presenta così la lavorazione di questo filato. L'ho trovata eccezionale. Naturalmente la parte in lurex non rende morbido il filato, ma vi posso assicurare che indosso non si sente minimamente, non gratta. Se è questa la domanda che vi state facendo. Consiglio questo filato? Sì, per alcuni progetti lo trovo assolutamente indicato e voglio provare, anche sotto consiglio di una di voi, a lavorarlo doppio, a creare un progetto, sempre con questo filato di questo colore perché me ne è avanzato un bel po', e a lavorare un progetto doppiando il filato perché ho visto che ha ancora più potenzialità, restando sempre leggerissimo. Io ho realizzato un cardigan e di 2 rocche, ecco quello che mi è rimasto, quindi ha anche una resa non indifferente. Io spero che questa recensione possa esservi stata utile, di aver visto anche questo filato un pochino più da vicino. Fatemelo sapere naturalmente nei commenti e vi do appuntamento alla prossima recensione.